Non tutti sanno che la NASA nel 1998 inviò una sonda chiamata Mars Climate Orbiter su Marte per studiare il pianeta e doveva anche essere un ripetitore per altre due sonde. Ebbene, sapete come andò a finire questa missione? Non nel migliore dei modi. Commisero un errore dall'importo di $1.000 milioni. Sapete come? Una situazione estremamente banale, potrebbe capitare anche a voi, vedremo come. Ciao e benvenuto in questo spazio digitale dedicato all'ingegneria dei materiali. Sono Davide Affri, nel 2014 ho fondato Axiotech per condividere la mia conoscenza in questo campo con un focus acceso sulla durezza dei materiali. Sono infatti inventore e costruttore di durometri di precisione, studioso e collaboratore con importanti istituti di ricerca. Quale fu questo errore del fallimento della sonda? Ce lo dice direttamente la NASA. Non ebbe successo a causa di un errore di navigazione causato da un fallimento della conversione delle unità inglesi nel sistema metrico decimale. In effetti la sonda venne progettata in libre forze, mentre il calcolo dell'accelerazione per raggiungere Marte fu espresso in Newton. Questo causò un mancato posizionamento della sonda, che inizialmente doveva essere a 150 km dall'atmosfera marziana, ne causò l'entrata direttamente nell'atmosfera e di conseguenza l'esplosione, quindi la distruzione della sonda. Da questo errore come possiamo prendere spunto e calare questa storia nel nostro ambito industriale? Ebbene, commettiamo questo errore quando non valutiamo con attenzione l'aspetto normativo dei risultati del nostro misuratore di durezza. Ogni standard si riferisce a valori di incertezza e tolleranza ben precisi e di conseguenza regola le procedure di misurazione in funzione del materiale testato. Cosa vuol dire questa affermazione? Vuol dire che restituire un risultato di durezza secondo la normativa ISO o la normativa STM non equivale a restituire sempre lo stesso valore di durezza. Questo valore in un sistema di produzione più ampio deve essere sempre tenuto in considerazione. È quello che in gergo tecnico si chiama riferibilità metrologica, cioè collocare il proprio risultato metrologico all'interno di una catena ininterrotta di riferimento valoriale. Facciamo un esempio più pratico. Se siamo un'azienda che produce delle viti o dei bulloni per il settore aerospaziale americano, per rimanere in tema sull'esempio iniziale, il suo sistema di riferimento dovrebbe essere la normativa STM e non la ISO che è europea. Oppure, se produci polimeri soffici per il mercato europeo, vai a utilizzare una scala di durezza Shore definita ad esempio la A0, che è riferita alla normativa ISO, e non la scala durezza E che è riferita alla STM. Ecco dov'è il problema della sonda di Marte, perché sennò entri proprio nell'errore della spedizione che hanno fatto dalla sonda. Certo, non sarà un errore da $100 milioni, ma di un errore economico comunque si parla. A meno che tu non sia un'azienda no profit, una valutazione io la farei, perché prova a pensare semplicemente il fatto di riportare su dei cataloghi commerciali la definizione di una scala e poi fare una misura con la A0, e questi sono i confini del danno economico che si può andare incontro. In alcuni casi, come i test di durezza sui metalli, l'esecuzione dei metodi Rockwell, Vickers e Brinell si rifà sempre alla stessa espressione dei risultati, cioè le scale di durezza. Ergo, di HRC si parla in ogni norma, ma nel caso di durezza polimerica l'uso di normative diverse spesso implica anche l'espressione del risultato in scale diverse. Quindi attenzione all'area commerciale di riferimento in cui ti trovi ad operare. Secondo aspetto molto importante, attenzione alla regolamentazione normativa
del materiale che vuoi andare ad analizzare. Non tutte le normative restituiscono lo stesso campo di applicazione. Se devi misurare ad esempio delle spugne, non può essere sopportato dalla normativa ISO, che come sofficità al massimo arriva alla scala M, o perlomeno non puoi fare riferimento integralmente alla norma ISO, ma puoi invece fare riferimento alla norma STM che ti permette un'indagine molto più ampia, tant'è vero che loro offrono nella normativa STM gli strumenti della scala 00, 0, 000 o addirittura 000S. Non è facile, mi rendo conto, spesso si sorvola su questa questione perché è molto articolata e complessa, ma non possiamo ignorarla perché getta le basi per una corretta misurazione. E se non si vuole misurare correttamente, che senso ha fissare un budget per l'acquisto di un qualsiasi strumento di misura più o meno avanzato? Tornare alle basi è il primo strumento della nostra consapevolezza. E a proposito di questo, per onor di completezza lo devo anche dire, ho citato solamente 2 normative, ma ovviamente la situazione è ben più articolata. Ogni sistema economico ha una propria forma mentis a riguardo e quindi restituisce un proprio standard metrologico. Noi in Italia abbiamo la UNI, la Germania ha la DIN, il Giappone ha la JS e così via di seguito. Quindi attenzione, mi raccomando, se hai dei dubbi bisogna informarsi, è alla base di qualsiasi controllo qualitativo, perché senza informazione non c'è conoscenza, senza conoscenza non c'è controllo.